Buongiorno amiche, ben ritrovate sul mio canale. È da un po' di tempo che non ci vediamo, eccomi ritornata. È stata una settimana abbastanza intensa. Oggi ci ritroviamo perché realizzeremo insieme il ciondolo che vedete contenuto all'interno di questo piccolo cofanetto. Quindi realizzeremo insieme questo ciondolo realizzato al bead embroidery. È molto facile ed è veloce, non necessita di una grossa abilità nel bead embroidery se non nel fare la finitura qui al brick stitch e dare qualche punto tra la catena strass e il nostro elemento in metallo. Questo video è in collaborazione con la BB Craft che mi ha fornito qualche materiale. Nello specifico ho utilizzato, al di là del cofanetto, i materiali che mi sono stati forniti sono questa parte centrale, questo elemento che faceva parte di un kit dove ci sono tantissimi charms. Questo è il codice prodotto e tutti quanti questi charms diciamo che richiamano il mondo spirituale buddista. Ci sono tanti simboli, il fiore di loto, ci sono il simbolo dell'Om, della meditazione, che è quello che vedete qui in questo piccolo tag che ho dipinto io con gli acquerelli, perché voglio confezionare dei bijou insomma di un genere un po' particolare. Vedremo se riuscirò poi a portare avanti quest'idea, perché io l'idea le ho ma non ho tempo a volte per realizzarlo. Quindi in questo cofanetto vi dicevo ci sono veramente tantissimi no, cofanetto, in questa confezione sto cercando di aprirle con una mano. Ok, eccolo qua, per esempio questo vedete è un altro, anche questo e questo. Ce ne sono veramente tanti, vedete? Ce ne sono veramente tanti, poi ovviamente starà a voi scegliere. Se non avete visto andatevi a vedere l'unboxing che vi metto giù il link nell'info box. Quindi andremo a realizzare questo e oltre a questa confezione mega di charms mi ha inviato anche una confezione di questi, che sono questi barattolini fantastici con il coperchio personalizzabili che si possono utilizzare sia poi per realizzare delle candele. Se non avete, se non avete visto il video, stamattina proprio incespico parlando, se non avete visto il video vi metto il video anche di questo giù nell'info box delle candele, ma è carino anche realizzare delle saponette, dei profumatori e inserirle in queste scatoline e donarle. Niente, vi ricordo che per tutte le iscritte al mio canale c'è un codice sconto che vi metterò qui in sovraimpressione. È uno sconto di $5 per un acquisto minimo di $40. Quindi ve lo metto qui, quando andrete a fare il carrello lo digitate e usufruirete di questo sconto. Cos'altro dirvi? Per quanto riguarda catena strass, ovviamente le trovate sul sito, vi metterò una foto. In questo momento ce ne sono alcune veramente carine e ovviamente non possono mancare poi i cordini, coda di topo. Ovviamente in questa collaborazione questi sono i materiali che mi ha fornito, ma trovate tranquillamente catena strass, cordini, insomma se decidete di fare un acquisto trovate tranquillamente tanti materiali. Allora, cosa ci servirà oltre questo? Ci servirà, sposto un po' di cose. La particolarità ovviamente di questo ciondolo è che vedete sullo sfondo c'è una sorta di tessuto, pelle, lo vedete? Voi ovviamente potete utilizzare quello che volete, io vi propongo la mia idea, poi ovviamente voi dovete personalizzare con ciò che avete in casa. Io ho utilizzato quindi un pezzetto di questo sughero e poi sul retro invece ho utilizzato un semplicissimo pezzettino di ecopelle, semplicissimo. Voi potete utilizzare, ovviamente sul retro vi consiglio sempre le copelle. Da utilizzare invece come sfondo potete veramente utilizzare quello che vi piace di più e il colore che vi piace di più. Io ho giocato con questa catena strass colorata e a contrasti, ma potrete fare come preferite. Quindi ci servono questi due pezzettini per il fronte e per il retro, ma potrebbe essere anche pelle avanti, pelle dietro,
insomma Ultra Suede, Alcantara, sta veramente a voi. Dopodiché servirà un pezzetto di catena strass, vedete, piccolino, penso sia 5 cm, non l'ho misurato ma penso che più o meno sarà 5 cm. Ci serviranno delle Rocale 11.0 per realizzare la nostra finitura al brick stitch. Dopodiché ci servirà del filo di nylon trasparente. Il filo di nylon trasparente ci servirà ovviamente per andare a cucire la catena strass, perché non vogliamo che si veda, e per andare a dare qualche punto per fissare il nostro elemento alla base in sughero. Invece per il retro ho utilizzato un Miyuki come vedete color rame, perché richiama le Rocale che ho utilizzato, che sono queste adorabili Muscat della Miyuki. Quindi vi ho detto penso tutto. Servirà ovviamente un po' di colla. Io utilizzo la B6000 che ho messo sul retro del mio elemento, come anche sulla catena strass, e poi ho cucito. Spero che il video sia chiaro, spero che, come dire, l'idea vi piaccia, e secondo me sono bijou carini e anche un po' elegantini, però insomma dal tocco anche, come dire, un po' sportivo, di dare importanza soltanto al nostro elemento centrale. Poi ovviamente starà a voi. Ok, ho parlato come sempre troppo, vi lascio al tutorial. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella per le notifiche e se vi va lasciatemi un like. Ciao! Per prima cosa, con una tronchesina andiamo a tagliare il cappietto, ovviamente, che sovrasta il nostro ciondolo Charms, e nel caso andiamo leggermente a limare. Dopodiché prendo un pezzetto di sughero, nel mio caso, e vado ad incollare il mio elemento al di sopra del pezzetto di sughero. Utilizzo in questo caso la colla B7000, ne metto veramente poca, come vedete, perché non voglio ovviamente che sbordi dappertutto, anche perché successivamente andrò a cucire. Vado poi a mettere un pochino di colla tutto intorno al mio elemento, perché poi dovrò andare ad incollare la mia catena strass. Anche in questo caso poca colla, perché poi dovremo passare con l'ago, quindi non eccedete. Taglio la catena strass e poi comincio col dare qualche semplice punto di colla. Una volta ovviamente che la catena strass si sarà incollata alla nostra base, dobbiamo armarci di filo ed ago, ovviamente di nylon trasparente, e andiamo a cucire la catena strass e il nostro elemento in qualche punto, insomma, per stare più sicure. Quindi procedete come si fa di solito con il bead embroidery, quindi cucite la catena alla base e cucite il nostro pendente elemento in metallo con qualche punto alla base. Consiglio di tagliare un pezzo di filo non troppo lungo, perché sappiamo che il filo di nylon, passando poi attraverso gli elementi, potrebbe surriscaldarsi ed arrotolarsi, quindi per evitare questo inconveniente un po' fastidioso tagliate un pezzetto di filo non troppo grande. Come procediamo? Allora, ora vi mostro in brevissimo come cucire la catena strass. Ovviamente io spunto da dietro, ho fatto un nodino sul filo, semplicemente spunto da dietro e passo attraverso i castoni in modo ortogonale, tenendo sempre col dito dietro perché abbiamo messo un pochino di colla e non vogliamo che ovviamente la catena strass si stacchi, e quindi passo proprio attraverso i castoni. Faccio ovviamente un passetto in avanti e cucio il castone successivo. Dovete fare ovviamente un pochino d'attenzione, dovete stare molto vicini alla catena, quindi faccio il secondo punto, vado sempre dall'esterno verso l'interno ed individuo ovviamente la divisione tra i due castoncini e faccio questa operazione per tutti quanti i miei castoni. Ovviamente fate attenzione che il filo
finisca tra i due castoni e non al di sopra dei nostri elementi. Quindi vado a cucire tutto quanto intorno, quindi dall'esterno verso l'interno. Non dico di cucire proprio tutti i castoni, ma almeno uno sì ed uno no, quindi procedete in questo modo e spuntate poi sul retro. Cucio tutto il resto e taglio quest'angolo che mi dà un pochino di fastidio. Ci vediamo dopo. Se vi risulta più comodo potete anche prendere il filo, vedete sono uscita da su e lo vado già a posizionare tra i due castoni e poi entro in modo tale che di sicuro in questo modo, vedete, il nostro filo andrà tra i due castoni. Come vedete sto cucendo tutti i castoncini, anche se il filo è di nylon, però penso che i punti si vedano qua e là. Una volta che abbiamo terminato di cucire tutta quanta la nostra catena strass, andremo a dare dei punti per fissare diciamo il nostro elemento metallico, dando qualche punti qua con il filo di nylon, qui, casomai qui in alto e poi qualche punto anche qui al centro. Mi raccomando, i punti che date, dateli in maniera simmetrica. Ovviamente adesso li vado a dare e poi ve li mostro. Ovviamente sempre dall'esterno verso l'interno, quindi do il primo punto qui, vedete? Si vede poco ovviamente, ma lo do qui, lo darò anche qui e poi in alto. Ecco, un punto, due punti e qui c'è il terzo punto. Ho preferito darlo qui perché qui c'è quella parte in cui avevo tagliato ovviamente il gancio e quindi ho cucito ben bene i castoni per farli stare vicino, quindi ho preferito dare qui un punto. Ovviamente se voi avete limato ben benino potete tranquillamente dare un punto anche qui. Alla fine ho dato un puntino anche qui proprio come margine di sicurezza. Come vedete da lontano i puntini in nylon non si vedono assolutamente, però almeno siamo sicuri che castoni ed elemento non si muoverà. Adesso cosa facciamo? Diamo qualche punto e fissiamo il filo, andiamo a tagliare un altro pezzetto di feltro o una base in pelle, quella che preferite, e poi dovremo andare a rifinire il tutto con una finitura al brick stitch oppure con una finitura tipo quelle che utilizza Eliana Maniero. Se siete iscritti al suo canale sicuramente la conoscerete. Ora procedo ovviamente a tagliare un altro pezzetto di sughero delle stesse dimensioni, anzi taglierò un pezzetto di pelle perché ho paura che il sughero a contatto poi con la pelle del corpo possa macchiarsi e poi non mi piacerebbe, quindi vado e prendo un pezzetto di pelle scura, ecopelle ovviamente. Ho ritagliato quindi un pezzetto di pelle e un pezzetto ovviamente già ce l'abbiamo. Adesso cosa faccio? Vado a ritagliare con le forbicine intorno al mio elemento, lasciando un piccolo margine di pochi millimetri, perché questo piccolo margine sarà quello che poi mi consentirà di cucire ovviamente il mio profilo al brick stitch, perché ovviamente qui c'è la catena a strass che mi complica un po' il lavoro, quindi non vado proprio a filo ma mi tengo un millimetro po' più distante, quindi procedo con il taglio. Mi allontano dalla telecamera, se no già so che farò un disastro. Comunque tagliate con precisione un poco discostate dalla vostra catena strass. Come vedete il margine è proprio poco discostato. Adesso cosa faccio? Con la colla vado ad incollare l'altra sulla mia base in ecopelle, utilizzando ovviamente sempre la colla B7000 e ovviamente resterò un millimetro più dentro con la colla, altrimenti poi col lago non riuscirò a passare. Quindi mi posiziono così, lasciando un pochino ovviamente di margine esterno per poter cucire e realizzare la mia finitura. Quindi procedo in questo modo. Metto un pochino di colla, non tantissimo, altrimenti fuori uscirà, e vado ad incollare. Aspetto ovviamente che la colla faccia presa, dopodiché vado a tagliare la nostra parte in ecopelle della stessa dimensione ovviamente del nostro elemento in sughero. La
nostro elemento. Ovviamente qualcuno potrebbe dire per me va bene anche così, ma sinceramente un ciondolo realizzato in questo modo non va bene e secondo me è sempre carino fare una finitura con le perline e quindi io procedo. Adesso vi faccio vedere qualche punto, poi ovviamente c'è un video dedicato proprio con la finitura al brick stitch, ve la metterò giù nell'info box. Io vi consiglio di farla con le 11.0 in questo caso, vedete che lo spessore non è tantissimo, però secondo me ci vogliono le 11.0. Poi se vi piace una finitura più delicata potrete farla anche con le 15.0. Ovviamente questo sarà di vostro, insomma, di vostro gusto, decidete voi. Io vado a prendere le perline. Ovviamente, avendo utilizzato questi colori, farò la finitura con un colore oro, non troppo oro, sarebbe carino anche champagne. Ora vado a vedere tra tutte le perline quelle che mi ispirano di più. Utilizzerò, ho deciso di richiamare il colore non dell'elemento, ma diciamo un pochino del sughero, e quindi penso di utilizzare, sono un po' indecisa tra le muscat oppure champagne oppure gold. Vabbè, secondo me ci stanno bene tutte e tre. Io vado di muscat, ma sì, va. Per fare la finitura al brick stitch io utilizzerò un filo della Miyuki, non utilizzerò quello di nylon trasparente perché secondo me il filo Miyuki è molto più adatto per questo tipo di finiture. Ho deciso di utilizzare quello più ramato perché così non si vedrà il filo tra le perline sul davanti. Ovviamente sempre lo stesso ago, procediamo. Ho fatto un nodino. Scusate per i rumori di fondo, ma ho le finestre aperte perché fa un gran caldo. Allora, ho fatto un puntino sul filo, ovviamente, e entro praticamente tra i due, vedete? Il primo punto lo do al centro per nascondere il nodino, ok? Quindi vado in questo modo. Dopodiché spunto nella parte sottostante, prendendo tutti e due gli strati, sia quello di sughero che quello di pelle. Ovviamente voi potrete fare, qui io avevo il sughero, mi piaceva come colore, ma potete utilizzare ultra suede, pelle, insomma feltro, quello che vi piace, insomma quello che avete in casa. La mia è soltanto un'idea. Dopodiché cosa facciamo? Prendiamo le nostre rocaille. Giro il lavoro per comodità. Come vedete ho inserito al primo inserimento 2 rocaille, dopodiché entro molto molto vicina, vedete, e spunto in questo modo, mi allontano di 1 millimetro, 1 millimetro e mezzo, tiro ovviamente e le mie rocaille ovviamente si posizioneranno in questo modo. Io entrerò solo nella seconda, dal basso verso l'alto, e la mia prima ovviamente poi a fine giro si andrà a allineare ed a posizionare nella maniera corretta. Adesso come si procede? Inserisco una rocaille e vado sempre spostandomi di 1 millimetro ed individuando tutti e due gli strati che devo unire, e tiro il filo in questo modo e rientro nella rocaille appena inserita e risalgo. Tiro, ripetiamo un'altra volta, poi vi ho detto c'è un tutorial sicuramente sul mio canale e ve lo andate insomma a guardare. Inserisco un'altra rocaille e mi sposto sempre di 1 millimetro in avanti ed esco ovviamente in questo modo e procedo e proseguo così. Rientro sempre dal basso verso l'alto. Ovviamente controllate sempre il davanti del lavoro. Questo è il risultato. Ovviamente la prima perlina dovrà sistemarsi per bene, quindi completate tutto quanto il vostro giro e ci vediamo a fine giro. Spostatevi sempre in modo molto lineare e ravvicinato, perché butto poi che ci siano le rocaille una più vicina, una più distante, quindi cercate di cucire tutte le rocaille ravvicinate. Quando il giro sarà ultimato, vedete ho inserito l'ultima rocaille, dovremo andare a congiungerci ovviamente con la prima rocaille inserita, quindi io faccio proprio in questo modo, entro dall'alto verso il basso e le vado a congiungere così in modo molto semplice. Poi c'è il video ovviamente completo, vedete, e questo è il davanti del nostro ciondolo.
Adesso cosa faccio? Ripasso attraverso qualche rocaille e mi porto in sommità e vado a creare un archetto, ovviamente, per poter poi realizzare il mio ciondolo. Ovviamente voi qui potete andare a cucire una susta, potete andare a fare un cappio ad herringbone. Sul mio canale trovate tutto. Io stavolta andrò proprio sul semplice, quindi andrò semplicemente a fare un archetto qui di 5-6 rocaille. Passate per spostarvi, ovviamente non ripassate anche nella pelle, ma semplicemente spostatevi a zig zag solo attraverso le rocaille, quindi in questo modo. Vedete? Sono spuntata qui. Ora inserisco le mie rocaille. Ne inserirò 6 rocaille 11-0 ed entrerò nella rocaille, giro il lavoro per comodità, qui a fianco. Vedete? Ho realizzato il cappiettino e ripasserò in tutta questa lavorazione, dopodiché mi sposterò ancora un pochino, farò un nodino qui in basso e taglierò il filo. Quando sono ripassata ho saltato queste rocaille di punta in modo tale da far venire questa forma un poco più squadrata. Per chiudere, vedete che sto spuntando qui con l'ago, individuo ovviamente il filo, quello che ho utilizzato per il brick stitch, e faccio un nodino, tiro, dopodiché risalgo in qualche altra rocaille, dopodiché taglio semplicemente il mio filo in eccesso. Vado qui, se riuscite spuntate anche attraverso la pelle e tagliate il filo qui. Ovviamente facendo questo movimento il vostro filo sparirà e praticamente non si vedrà più. Il nostro ciondolo materialmente è finito. Adesso non ci resterà che mettere un laccetto e sarà veramente finito. Ovviamente sceglierò un colore idoneo, sicuramente non utilizzerò il nero, e poi utilizzerò le nostre scatoline e andrò ad inserire tutta la nostra collanina. Poi ovviamente ve lo mostrerò sicuramente finito a tra pochissimo. Io lo trovo veramente delizioso. Anche quest'altro per farvi vedere che verrebbe carinissimo anche nei colori argento, il criterio ovviamente non cambia. E con queste ultime immagini vi saluto ragazze e come sempre buona creatività a tutte. Un bacio, mi raccomando, lasciatemi un like e condividete. Ciao!